L'insediamento di San Giovanni, nel comune di Monteurano, occupava la propaggine parzialmente isolata, estesa poco meno di un ettaro, di un terrazzo fluviale alla sinistra idrografica del fiume Tenna, circa 12 km all'interno della costa adriatica, e fu individuato in seguito all'apertura di una cava su un terreno privato. Eppure, data l'elevatissima importanza di tale scoperta per la storia del luogo, nessuno ne parla. Non sono stati fatti mai incontri in merito con l'opinione pubblica negli anni, per quanto possiamo ricordare, quasi come non esistesse. La nostra curiosità ci porta a porci la domanda su dove siano ora conservati i reperti archeologici. La risposta è: non lo sappiamo. A qualcuno è mai venuta l'idea di unire l'interesse storico-culturale con quello cicloturistico? Ed essendo di lì a poco presente sia un percorso cicloturistico sia la cantina di Maria Pia Castelli, aggiungere un ciclotour dal sapore anche enologico? Non crediamo ci abbia mai pensato nessuno, ma per questo vogliamo raccontarvi la storia archeologica del luogo, data la sua importanza, e vogliamo invitare sia l'opinione pubblica sia la politica a prendere in considerazione proprio questo fatto, cercare di valorizzare e rivalorizzare ciò che abbiamo a disposizione per metterlo nelle mani di coloro che vorranno visitare poi quella che è la nostra città. Turisti, non solo turisti esteri, ma anche turisti delle zone limitrofe che vogliono entrare a conoscere la città di Monteurano con tutto il suo patrimonio artigianale, artistico e culturale. I primi frammenti ceramici, evidentemente già selezionati per la ricchezza delle decorazioni incise e intagliate e per la presenza di chiari elementi morfologici tipici della media e tarda età del bronzo, furono consegnati alla soprintendenza da un privato nel dicembre 1985, ad attività di cava oramai da tempo avviata. Un piccolo saggio di accertamento fu subito eseguito con il rinvenimento di un lacerto di piano concotto e di pochi frammenti di vasellame d'impasto che confermarono l'interesse archeologico del sito, determinando il blocco della cava. Solo tra il 1999 e il 2001 la Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche fu in grado di effettuare una vera campagna di scavo. Questa ha interessato una superficie di circa 250 metri quadri ed è stata condotta sul campo dalla società Tetis, mettendo in luce una stratificazione nella quale testimonianze di attività artigianali d'età medievale si impostavano direttamente, talvolta tagliandoli e danneggiandoli al di sopra degli strati d'età protostorica. I resti dell'età del bronzo si sono rinvenuti oltre che in strati disturbati dall'attività di cava e al di sotto dei resti delle attività artigianali di età medioevale, soprattutto nell'Us 14, strato di argille nerastre con evidenti tracce di antropizzazione, talvolta poggiate sulle argille rossastre sterili. Strutture riferibili con certezza all'età del bronzo non si sono trovate, anche se a tale periodo poteva forse appartenere nel settore nord-ovest dello scavo, un focolare sottostante ad un altro medievale. In base ad una prima analisi dei materiali maggiormente significativi sia delle vecchie raccolte sia dei nuovi scavi, l'insediamento è databile al BM3 e al BR, con una maggiore incidenza dei materiali di tipologia appenninica rispetto a quelli del bronzo recente. L'appenninico di Monteurano si caratterizza per la ricchezza delle decorazioni di tazze, ciotole e olle. Le olle sono un recipiente di terracotta destinato per lo più alla cottura o alla conservazione dei cibi. Presso gli antichi romani era un vaso grezzo panciuto, con o senza manico e provvisto di coperchio, usato anche per riporvi denaro e gioielli e per conservare le ceneri dei defunti. Oltre a motivi curvilinei eseguiti totalmente ad intaglio ed altri in cui tale tecnica è associata con l'incisione, numerosi sono i contenitori decorativi,
con motivi curvilinei e metopali realizzati con una particolare modalità incisa che sembra voler creare un effetto a rotella. Sono anche presenti tazze inornate e vasi di forma chiusa, sempre attribuibili a questo periodo. L'insieme degli elementi di tipo appenninico, che mostra forte affinità con il non lontano insediamento di Castella di Lama, in via Scolalupo, sembra inquadrabile in una fase tarda del BM3. Per quanto riguarda i materiali attribuibili al BR, la maggior parte degli elementi sembra riportare a una fase antica di tale età. Sono riconoscibili in particolare tazze con anse a sopraelevazione plastica, a testa di anatrella, con dettagli anatomici a rilievo e sopraelevazione cornuta, con anse a sopraelevazione cilindro retta e ad ascia, vasi con becco ansa a profilo rettilineo. Le principali fasi di occupazione del sito, comprese tra BM3 e prima fase del BR, corrispondono alla fase di massimo popolamento del territorio marchigiano nell'età del bronzo. La presenza fra i materiali delle vecchie raccolte di frammenti attribuibili a un periodo più recente, ad esempio un'ansa a bastoncello sopraelevata, decorata con serie di solcature orizzontali, sembra indicare un'ulteriore frequentazione del sito, ormai impossibile da cogliere data la sua progressiva distruzione. Proprio su quel promontorio è stato girato il trailer parodia di Mine. La terra quasi rossa, sporgente da quel declivio, ha attratto il regista della Past Entertainment, che ha deciso di sceglierla come set naturale dove registrare il tutto. Oggi l'area è recintata e viene utilizzata come cava.